Eccola qui insieme a noi in questa giornata di sole di luglio, Audi A4 Station Wagon. Lunghezza 4,73 m, larghezza 1,82 m, altezza. Guardatela rispetto alla mia altezza, è bassissima, 1,40 m e tra l'altro l'altezza da terra è veramente, come si può dire, risicata, ecco, risicata, non mi veniva il termine. Ampia la calandra, la vedete, bellissima, da dietro, se siete in macchina, così. E arriva questa vettura da dietro, è stupenda da vedere. I fari, i gruppi ottici, LED Matrix, ma che luce fanno, ma sono meravigliosi. E in taglio laterale è sempre la solita, ma nell'accezione positiva del termine, A4, nella quale io come sto veramente comodo, nonostante per salire a bordo io mi ci debba calare come mi calo in acqua da palombaro. Vedete? Non è tutto giù il sedile, lo porto giù in questo momento, questa non è la mia posizione di guida, è questa. Lo posso orientare elettricamente ma non ho impostazioni di memoria. Posso invece settare in altezza e in profondità il volante molto bello. Ho tutto sotto controllo, avrei voluto un pizzico di visibilità in più, ma non fa niente, è il design della vettura. Dietro come ci si sta? Beh, se guido io... lo spazio non è tantissimo, invece con il sedile impostato sull'altezza di Andrea, e anche qui mi dovrò calare nell'abitacolo, devo dire business class, sto proprio comodo, posso tra l'altro gestirmi dietro le bocchette dell'aria condizionata. Mi verrebbe da dire un optional, però eviterò. Taglio posteriore con gruppi ottici molto stretti, portellone che si apre elettricamente, abbiamo una comoda rete dentro, abbiamo già messo qualche oggetto, abbiamo due file di LED che portano tanta luminosità nel bagagliaio che raggiunge fino a 1500 litri di capacità. Inoltre abbiamo la possibilità di abbattere i sedili semplicemente tirando questa levetta, poi basterà spingerli e andremo a raggiungere quei 1500 litri di cui vi parlavo. Qui sotto ho distrutto tutto, però abbiamo la gomma di scorta e adesso, dopo aver chiuso il portellone, andiamo a provarla questa A4. Bene amici, siamo al volante della nuova Audi A4 versione 2000 TDI, 190 cavalli, 400 Nm, già 1750 giri. L'hanno molto alleggerita questa nuova versione sul pianale MLB di nuova versione, di seconda generazione. Ma iniziamo a parlare di cosa? Del cambio? Cominciamo dalle cose brutte, quindi. La cosa che mi ha convinto meno di questa vettura, perché non è reattivo, perché non capisce sempre quello che vuoi fare e perché soprattutto, secondo me, in città, quando in quelle fasi start and stop che entra praticamente sempre, è anche un po' bruschino, non è proprio fluidissimo. Luca, tu quale hai trovato? 7 marce, tra l'altro. Non è fluido in città, come dici giustamente tu, e sembra veramente poco intelligente rispetto a quello a cui eravamo abituati con il DSG. Esatto, ovvio, Luca, noi stiamo parlando di una vettura premium, quindi le nostre valutazioni, certo, la nostra asticella si alza, non è che sia un cambio che... È ovvio che è una valutazione relativa. Che non va bene, ma è relativa. Possiamo metterlo in stop, in sport, tirando verso la leva, oppure in manuale, spostando a destra abbiamo le levette comode dietro al volante perché sono lì dove le vogliamo trovare. Tra l'altro volante bellissimo secondo me come design, noi abbiamo il pacchetto S-Line, si impugna veramente molto bene, abbiamo un sacco di comandi sulle due razze. A destra comandi dell'infotainment, comandi vocali che funzionano bene, il comando per ripetere l'ultima indicazione del navigatore e un pulsante assolutamente personalizzabile, possiamo settarlo con quello che vogliamo. A sinistra invece abbiamo i pulsanti per comandare il grandissimo display da 12 pollici che sostituisce gli strumenti classici. Ma dove stiamo arrivando? Rotatoria. Io cosa faccio? Metto la vettura in Dynamic. Cambia niente, Dynamic, Luca, proprio, purtroppo cambia poco, però la tenuta è veramente eccezionale. Una vettura molto bassa, entriamo in rotatoria, oggi non c'è nessuno, è giù tutto l'acceleratore in uscita, siamo in Dynamic, vi ricordo. Fa lo stesso rumore della mia Audi A4 del 98 Avant in accelerazione, cioè entra tanto il motore. Mio nonno aveva l'Audi 80, ecco, vedi? 1900, audisti, sì. Esatto, per famiglia. Esatto, il rumore entra. Cosa dice il fonometro? Per ora niente perché è spento. Il fonometro ci dice 72 dB, il che
in rilascio è buono, perché in effetti la macchina è molto insonorizzata. Vorrei riprovare a farlo con In accelerazione, sì, perché l'altro difetto di questa A4 secondo me è proprio il rumore del motore che entra tanto, soprattutto in fase di accelerazione, quindi in fase cittadina. Luca, quando andiamo a 130, quando andiamo a 130 a velocità uniforme, questa è la macchina da 130. Il comfort acustico diventa ideale, così come la destinazione di utilizzo. Grandi viaggi anche se non è la 6. Anche se il cruise non è adattivo, ma è normale, c'è come optional, ce ne sono 10.000 di optional. I sedili sono molto comodi, molto bello questo vellutino elettrico, ma nel nostro caso non abbiamo la memorizzazione, però c'è il supporto lombare che funziona bene. Parliamo un po' di sospensioni, che su queste buche devo dire che assorbono molto bene. L'assetto è la tedesca, molto rigido, però comunque comoda, molto comoda per i viaggi. Sul tempo, è chiaro. Dal punto di vista della plancia invece, attenzione, intanto è entrato il PreSense, che è un filo troppo sensibile. C'era un motociclista che veniva dall'altra parte, non rischiavamo assolutamente di prenderlo perché era lontanissimo, e si è attivato il PreSense, che in città però aiuta tanto perché se siamo distratti ci avvisa e frena anche automaticamente. Dicevo plancia di respiro Audi, ma adesso accelerazione. Allora, ci fermiamo, siamo in sport, siamo in dynamic, giù tutto il freno e adesso giù tutto il gas. Da 0 a 100 in 7 secondi e 9, velocità massima 231 km/h. Se mettiamo in manuale cambia comunque a limitatore, ci mettiamo la velocità standard, pronti, giù tutto il freno. Grandissima frenata. Sembrava una rullata di batteria. Perché si è sentito tanto il rumore dell'ABS, però lo sforzo al pedale non è stato elevato, anzi assolutamente, e la vettura è stata proprio lì, inchiodata, come se fosse su due binari. Sì, è vero. Avete notato, o Luca hai notato, in partenza io ho buttato su tutto l'acceleratore, nonostante fosse in dynamic, abbiamo dovuto contare fino a 2-3 prima che la macchina partisse, e questo è quel difetto anche in città che non è pronta. Cioè tu sei al semaforo, schiacci, magari vuoi bruciare gli altri, o magari sei lì in quelle situazioni nella rotatoria, passo, non passo, ce la faccio, non ce la faccio, giù tutto l'acceleratore e è vero, gli manca quell'uno per fare 31. Esatto, gli manca quello per fare 31, perché per il resto è una grandissima macchina. Cioè ragazzi, noi la stiamo criticando, ma in realtà è una macchina veramente molto comoda, molto confortevole. Forse ci siamo abituati, scusa se ti interrompo, ci siamo abituati ad aspettarci tanto dalle Audi, e quando vediamo qualcosa che ci fa storcere il naso siamo portati a raccontarlo a sfavore dei pregi che ci sono. Per esempio, cos'altro non mi piace? La trama della plastica. Anche a me questa parte superiore ha un po' una trama passatella, come dici tu. Invece mi piace tantissimo questo alluminio satinato, anche ripreso sì, qua. Ma il tunnel è troppo ampio, no? Un filo un po'. Sì, sì, c'è un po' di spazio. Togliamoli 2 cm di qua e 2 cm di là, almeno la mia staresti un po' più comodo. Bravo, esatto, vedi che sei attento. Mi piace tantissimo la plancia, scusate, il cruscotto davanti ai miei occhi, perché è completamente digitale come dicevo prima, e abbiamo tantissime informazioni. Sulla sinistra ho un pulsante view addirittura per ingrandire la mappa, o anche le altre informazioni quasi a tutto schermo, e posso comandare praticamente tutto con questo pulsantino qua a sinistra. Posso inserire un nuovo indirizzo, posso tranquillamente andare a vedere i dati di funzionamento, la memoria a breve termine del consumo, il Bluetooth, le canzoni, insomma veramente molto bella la plancia, si vede in ogni situazione di luce. Se metto retromarcia, vedete c'è retrocamera con le linee che si muovono. Ci sono anche sensori anteriori, ci ma sono non i c'è sensori la vista anteriori 360. di parcheggio, non c'è la vista 360. Una cosa bella dell'infotainment è questa, ovvero la possibilità di memorizzare 8 cose, perché possiamo memorizzare quello che vogliamo, dalla stazione radio preferita all'indirizzo preferito, e se scorriamo e touch ci fa vedere cosa abbiamo memorizzato. Altra cosa touch sono i pulsanti del climatizzatore, perché vedi che ci fa vedere le funzioni che possiamo attuare cliccando quel pulsantino. E visto che stai parlando di climatizzatore, non abbiamo addirittura lo sdoppiamento, ma la divisione in 3 zone. In 3 zone, che ovviamente è optional, perché c'è la possibilità di strano. di climatizzare anche dietro. Funziona bene, anzi benissimo, voglio dire, quando fa caldo il climatizzatore è molto efficiente. Tra l'altro c'è questa ulteriore griglia, perché è completamente una griglia questa fascia, bello refrigerato, che si può attivare o disattivare semplicemente con questo pulsante
interessante. Adesso direi che ripartiamo col semaforo. Adesso non è entrato lo start and stop, ma è un caso, perché solitamente entra sempre, probabilmente Però perché ero in manuale, in sport. Sì, esatto. Bisogna premere a fondo. Sì, se si frena leggermente e si sta lì, non entra, bisogna schiacciare tanto. Sì. Allora, lasciamo in dynamic, ci mettiamo in manuale, ci mettiamo in terza marcia, a 40 km all'ora, abbiamo 400 Nm di coppia, siamo a 50 adesso, nessun problema, una macchina che va comunque anche molto forte, anche in autostrada, se vogliamo, se siamo in Germania, riprende in un tempo interessante, è solo quella spizzico di sportività che manca. Va anche molto forte e ha comunque una buona attenzione ai sistemi di sicurezza attivi di guida. Per esempio, abbiamo il sensore dell'angolo cieco infilato giustamente nelle calotte degli specchietti retrovisori, in modo tale che sia sempre visibile, anche perché è molto ampio come LED. E poi si può regolare la luminosità dal sistema ancora meglio. Poi abbiamo il presense che abbiamo visto prima insieme ad Andrea quando non stavamo per andare addosso alla moto che ci stava venendo in senso contrario. Abbiamo il brake warning. Sì. Non abbiamo il sistema che mantiene la carreggiata, ma perché non è montato come optional su questa vettura, è comunque disponibile. Ma hai visto che bella luce, quanta luce fanno i LED Matrix? LED Matrix, sì, e mi piace molto anche l'illuminazione dei LED quando fai manovra, magari la vedi più di notte. Il Park Assist attiva dei LED rossi quando stiamo andando contro qualcosa. Qua nelle portiere, illuminazione notturna tutta LED bellissima, tra l'altro capacitiva l'accensione della luce di cortesia, basta sfiorarla e si accende. E io ho notato una cosa, nel baule ci sono 2 file di LED che lo illuminano, che mi piacciono tantissimo. Quindi LED, quindi quando non siamo annoiati basta fare così, esatto, se non possiamo farlo sullo smartphone lo facciamo qua. Sistema infotainment molto valido, abbiamo la possibilità di collegare CarPlay e Android Auto, optional se volete attivare questa funzione, optional. Funziona tutto bene. La prova dell'infotainment la faremo su un'altra vettura del gruppo. Qua vi dico solo che suona benissimo l'impianto stereo, si sente veramente veramente molto bene. Luca, a me piacciono tantissimo anche i giochi che fanno le frecce fuori, o meglio gli indicatori di direzione, se volete essere aulici. Però durante il giorno, quando si spegne la luce diurna per inserire la freccia, a me è una cosa che non piace. Si affievolisce, inserisce la freccia. Poi però è bello perché si riaccende in assolvenza, perché non è che fa... Consuma niente sta macchina. Consuma niente, Andrea. Allora, in città riusciamo a percorrere 11 km con 1 litro, che diventano 19 al limite autostradale, e raggiungono addirittura i 23 km intorno ai 110. Veramente, veramente consumi bassissimi. Anche perché non sta muovendo 900 kg il motore. Mi piace tanto lo specchietto di cortesia senza bordo, sì, senza cornice, veramente una chicca. Vuoi parlare di prezzo? Dobbiamo parlare di prezzo, siamo quasi arrivati alla fine della nostra prova. prova. Caro Andrea, prendo il bigino digitale. Anche perché ci siamo segnati i 1000 optional che ha questa vettura, perché di listino la A4 la guardiamo e parte a 35.000 euro. Dici, cavolo, che bello, 35 base, ma ci saranno le portiere? No. Allora, parte da 43.050 euro nella nostra versione Business Sport da 190 cavalli. E però io qui, vedete, anzi ve lo faccio vedere qui, ho un elenco pazzesco di accessori che la fanno arrivare a 64.000 euro. Leggici velocemente per capire cosa non c'è di serie. S-Line interno e esterno, metallizzato, LED Matrix, 3.000 euro quasi. LED Matrix costa tanto. Sedile anteriore a regolazione elettrica, Virtual Cockpit MMI Plus con Wheel Touch, smartphone interface, collegamento Android Auto e CarPlay, sistema audio Bang & Olufsen, 1.300 euro. Clima 3 zone, portellone elettrico, giusto, il portellone bagagliaio l'avete visto in presentazione, è elettrico. Scusa, mi sono perso perché mi è girato lo schermo. Clima 3 zone, head-up display, assistenza City, park, retrocamera, angolo cieco, serbatoio di blu da 24 litri. Sì, perché di serie è da 12, quindi dovrete fare il rabbocco meno spesso con quello da 24 litri. Totale 64k. 64.000 euro. Due cose che mi ero dimenticato e mi sono ricordate leggendo gli accessori. L'head-up display si legge sempre bene, è là in alto, però non c'è la pateletta, più a sinistra. Però lo puoi regolare con la manetta che c'è qua. A sinistra? No, solo in basso e alto, e ci fa vedere, oltre alla velocità, le indicazioni del navigatore. Bella la rotella touch. E una chicca, ovvero qua in mezzo ai sedili abbiamo la possibilità di appoggiare il nostro smartphone, e se il vostro smartphone sarà dotato di ricarica wireless QI, si ricaricherà. E c'è anche un amplificatore d'antenna, quindi senza collegarlo a un'antenna esterna avrà più segnale. Ma quali smartphone hanno carica QI?
gli ultimi Samsung, alcuni Microsoft, ce n'è qualcuno, sì. Ma devo togliere la mia custodia? No, anche con le custodie sottili e leggere riesci a Il mio ricaricare. SSH Edge Plus va? Il tuo SSH Edge Plus va, mettilo lì e lo carichi. Destinazioni di utilizzo e di acquisto. Come dice la parola Andrea, business, io lo vedo per Le i flotte. rappresentanti della Ma flotta, questa è una di auto della vettura flotta. che compreranno secondo me le aziende e la daranno come benefit ai dipendenti, perché sinceramente io personalmente non spenderei mai 65.000 euro per una A4 così accessoriata, che è ben accessoriata, ma non ha neanche tutti gli optional disponibili nel lunghissimo listino di optional. Ti dico la verità, se fossi un privato e dovessi comprare una vettura di questo tipo, mi butterei su una Passat. Questa è la macchina dei nostri dirigenti, caro Andrea. Sì. Sì. Commentate, fateci sapere come la pensate voi su automoto.it, su Facebook, sul canale YouTube, dove volete insomma. Ciao, alla prossima!